Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo una delle migliori tecniche che Excel ci mette a disposizione per effettuare una ricerca in un database. L'utilizzo della combo delle due funzioni indice e confronta, già trattate nei video precedenti. Una volta definiti i criteri di ricerca, spesso mediante la scelta di valori da elenchi a discesa, la funzione indice, interagendo con la funzione confronta, individua in modo dinamico la riga e la colonna da cercare in una o più aree di dati e ne restituisce il valore all'intersezione. Per comprendere al meglio come si utilizza questo straordinario abbinamento delle due funzioni, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In tabella sono riportati gli importi degli stipendi mensili dei 10 magazzinieri di un'azienda di logistica relativi all'anno 2024. Scegli un mese dall'elenco, seleziona i nomi di 3 dipendenti e metti a confronto i loro stipendi relativi al mese selezionato e successivamente individua e metti a confronto gli stipendi di tutto l'anno di 2 dipendenti a tua scelta. Questo esercizio è molto simile a quello utilizzato quando abbiamo trattato la funzione indice. La differenza sta nel fatto che piuttosto che indicare il numero del mese, possiamo selezionarlo da elenco a discesa e invece di indicare il numero del dipendente, possiamo selezionarlo sempre da elenco a discesa. In questo modo, l'estrazione dei dati dalla tabella principale risulta molto più immediata. Posizioniamoci in cella C19 e digitiamo uguale indice. Selezioniamo la funzione indice e utilizziamo la prima sintassi, la forma per matrice. Selezioniamo la tabella contenente gli stipendi di tutti i dipendenti, blocchiamola con riferimento assoluto e dopo aver digitato punto e virgola, siccome Barone Luigi è il dipendente numero 1, digitiamo 1, digitiamo di nuovo punto e virgola e siccome il mese di maggio è il mese numero 5, digitiamo 5 come numero di colonna, chiudiamo la parentesi e premiamo invio. A questo punto il dato viene estratto, ma variando il nome del dipendente oppure il mese non succede nulla, poiché la funzione è statica. Cerca sempre in riga numero 1, colonna numero 5. Annulliamo le modifiche effettuate e correggiamo la formula. Come possiamo sostituire la riga numero 1 con un valore variabile? Possiamo farlo mediante la funzione confronta. Digitiamo dunque confronta, selezioniamo la funzione confronta e cerchiamo il valore Barone Luigi contenuto in cella B19, punto e virgola, all'interno dell'elenco dipendenti che selezioniamo e blocchiamo mediante il tasto F4. Digitiamo di nuovo punto e virgola e siccome vogliamo cercare una corrispondenza esatta, digitiamo 0 e chiudiamo la tonda. A questo punto possiamo di nuovo posizionarci all'interno della funzione indice, valutare il secondo argomento, la riga, premere F9 e vedere che la funzione confronta cerca Barone Luigi all'interno di questo elenco e lo trova al primo posto. Annulliamo con CTRL Z e andiamo a rendere dinamico anche il numero di colonna. Anche in questo caso utilizziamo la funzione confronta. Iniziamo a digitare confronta, selezioniamo la funzione e chiediamo di cercare il valore contenuto nella cella gialla contenente il nome del mese, che blocchiamo mediante il tasto F4, punto e virgola, all'interno delle intestazioni di colonna contenente i nomi dei mesi. Blocchiamo anche la matrice mediante il tasto F4 e dopo aver digitato punto e virgola impostiamo una corrispondenza esatta premendo 0 da tastiera. Chiudiamo la tonda e prima di confermare la formula con invio, posizioniamoci di nuovo all'interno della funzione indice, selezioniamo il terzo argomento, colonna, e con il tasto F9 verifichiamo che effettivamente è stato calcolato il valore 5. Annulliamo con CTRL Z, altrimenti questo valore diventerebbe statico, e premiamo invio. Come puoi notare, la formula funziona correttamente e cambiando il nome di un dipendente, ad esempio Bianchi Pietro, oppure il nome del mese, ad esempio giugno, possiamo verificare che tutto funziona correttamente.
Trasciniamo dunque la formula verso il basso senza ricopiare la formattazione e in un attimo possiamo mettere a confronto gli stipendi relativi a qualsiasi mese dei 3 dipendenti selezionati. Rispondiamo ora alla seconda domanda. Dopo aver selezionato 2 dipendenti qualsiasi da elenco a discesa, vogliamo confrontare i loro stipendi relativi a tutti i mesi dell'anno. Digitiamo di nuovo uguale indice, selezioniamo la funzione indice, utilizziamo sempre la sintassi nella forma per matrice e come matrice selezioniamo l'intervallo contenente tutti gli stipendi. Blocchiamolo mediante il tasto F4 e digitiamo punto e virgola. Per indicare il numero di riga dovremo scrivere 3, poiché Esposito Michele è il dipendente numero 3, ma siccome vogliamo rendere questa formula dinamica, il numero del dipendente 3 può essere individuato mediante l'utilizzo della funzione confronta. Digitiamo dunque confronta, selezioniamo la funzione confronta e chiediamo a Excel di cercare il dipendente Esposito Michele, punto e virgola per passare al secondo argomento, all'interno di questo intervallo che blocchiamo mediante il tasto F4 e dopo aver premuto di nuovo punto e virgola impostiamo una corrispondenza esatta premendo 0 da tastiera. Chiudiamo la parentesi tonda e digitiamo di nuovo punto e virgola per passare al terzo argomento della funzione indice, l'argomento colonna. Scrivendo 0 oppure non specificando il terzo argomento, semplicemente chiudendo la parentesi tonda, la funzione indice, non dovendo cercare una colonna specifica, restituirà tutte le colonne della tabella e quindi premendo invio avremo immediatamente l'elenco di tutti gli stipendi mensili di Esposito Michele. Trasciniamo ora la formula verso il basso ed effettuiamo il confronto desiderato, cambiando anche il nome del dipendente e osservando i dati presenti nella tabella principale, possiamo verificare la bontà dei risultati ottenuti. Prima di passare al secondo esempio sugli intervalli multipli, ti voglio mostrare anche come si possano mettere a confronto gli stipendi di tutti i dipendenti dell'azienda relativi a 2 mesi diversi. Come puoi notare, ho dato la possibilità di selezionare i mesi mediante elenchi a discesa. Mi posiziono in cella Q8 e digito uguale indice, seleziono la funzione indice e come matrice seleziono l'intervallo contenente tutti gli stipendi annuali. Questo primo argomento va sempre bloccato. Digito punto e virgola e passo al secondo argomento. Siccome non mi interessa nessuna riga specifica, ometto questo argomento oppure digito 0. Io digito punto e virgola omettendo l'argomento. Ora devo scegliere la colonna. Potrei scrivere 3, ma il dato sarebbe statico. Dunque lo faccio cercare a Excel mediante la funzione confronta. Digito confronta, seleziono la funzione confronta e chiedo a Excel di cercare il valore contenuto in questa cella, che attualmente è marzo, punto e virgola, all'interno delle intestazioni di colonna contenenti i nomi dei mesi. Blocco con il tasto F4, digito punto e virgola e per impostare una corrispondenza esatta digito 0. Chiudo la parentesi tonda, chiudo un'altra parentesi tonda per chiudere anche la funzione indice e premo invio. Ora, per estrarre anche gli stipendi relativi al mese di luglio, trascino la formula verso destra mediante il tasto destro, ricopio senza formattazione e in un attimo ho il confronto dinamico fra gli stipendi relativi a 2 mesi a scelta. Passiamo ora ad un secondo esempio in cui ci sono intervalli multipli e nel quale dunque utilizzeremo la sintassi della funzione indice nella seconda forma, la forma per riferimento. Nelle 4 tabelle a lato sono riportati i fatturati trimestrali realizzati durante gli ultimi 4 anni da parte di 4 agenti di vendita. Dopo aver selezionato il nome dell'agente ed il periodo, ricava i fatturati realizzati dall'agente nel periodo indicato durante i 4 anni. Per rispondere a questa domanda, in cella H12 digitiamo uguale indice, selezioniamo la funzione indice e siccome abbiamo a che fare con intervalli multipli, dobbiamo utilizzare la funzione indice nella forma per riferimento, cioè la seconda sintassi. Apriamo una nuova parentesi tonda, selezioniamo l'intervallo dei fatturati relativo all'anno 1, premiamo CTRL e selezioniamo tutti gli altri intervalli.
In questo modo, chiudendo la tonda, abbiamo ottenuto un elenco di 4 intervalli disgiunti. Premiamo punto e virgola per passare al secondo argomento e come numero di riga, al posto di digitare 1, poiché Bianchi Marco è il primo agente della lista, rendiamo questo numero di riga dinamico mediante la funzione confronta. Digitiamo dunque confronta, selezioniamo la funzione confronta e chiediamo a Excel di cercare Bianchi Marco, dato contenuto in cella H8, all'interno di uno qualsiasi degli elenchi dipendenti, che blocchiamo mediante il tasto F4. Digitiamo punto e virgola e digitiamo 0 per impostare una corrispondenza esatta. Chiudiamo la parentesi del confronta. A questo punto siamo tornati all'interno della funzione indice. Digitando punto e virgola passiamo al terzo argomento, il numero di colonna. Potremmo scrivere 1, poiché il trimestre 1 è la colonna numero 1, ma rendiamo dinamico questo dato ancora mediante la funzione confronta. Digitiamo confronta, selezioniamo la funzione confronta e chiediamo a Excel di cercare il valore contenuto in cella H9 all'interno delle intestazioni di colonna. Selezioniamo dunque le intestazioni di colonna contenenti i nomi dei trimestri, blocchiamo i riferimenti e passiamo al terzo argomento. Digitiamo 0 per impostare una corrispondenza esatta, chiudiamo la parentesi tonda, chiudiamo la parentesi tonda anche della funzione indice e prima di confermare con invio, posizioniamoci di nuovo all'interno della funzione indice, selezioniamo l'argomento riferimento e blocchiamolo mediante il tasto F4. Successivamente blocchiamo anche la cella H8 contenente il nome del dipendente e la cella H9 contenente il numero del trimestre. Mi sono dimenticato però un'ultima cosa. Non ho ancora definito l'area di ricerca, poiché ti ricordo che abbiamo utilizzato la funzione indice nella sua seconda forma, quella per riferimento. Mi posiziono dunque prima dell'ultima parentesi tonda, premo punto e virgola e per quanto riguarda l'area seleziono la cella G12. Non blocco nulla, ma lascio il riferimento relativo, poiché questa cella dovrà variare per trascinamento verso il basso. Ora posso premere invio e trascinare la formula verso il basso. La formattazione condizionale inserita in precedenza mi permette di valutare la bontà dei risultati ottenuti. Rispondiamo ora a una seconda domanda. Dopo aver selezionato il nome dell'agente, ricava i fatturati realizzati dall'agente stesso in tutti i trimestri durante gli ultimi 4 anni. Selezioniamo dunque il nome di un agente e utilizziamo nuovamente la funzione indice nella sua seconda forma. Digitiamo indice, selezioniamo la funzione che ci interessa, apriamo di nuovo la tonda e selezioniamo i 4 intervalli, blocchiamo i riferimenti e per selezionare la riga corrispondente a Neri Sara utilizziamo la funzione confronta. Selezioniamo la funzione che ci interessa e chiediamo a Excel di cercare Neri Sara, cella bloccata, all'interno di uno qualsiasi degli intervalli contenenti i nomi dei dipendenti, sempre bloccato mediante il tasto F4. Impostiamo la corrispondenza esatta, 0, chiudiamo la parentesi e dopo aver digitato punto e virgola passiamo al terzo argomento della funzione indice, il numero di colonna. Siccome non vogliamo alcuna colonna specifica, possiamo digitare 0 oppure omettere il terzo argomento digitando nuovamente punto e virgola. Come quarto argomento della funzione indice, clicchiamo in questa cella contenente il valore 1. Questo argomento deve rimanere variabile, poiché successivamente analizzeremo l'anno 2, l'anno 3 e l'anno 4. Chiudiamo la parentesi tonda e premendo invio, in un attimo vengono estratti i dati relativi a Neri Sara durante il primo anno. Trascinando ora la formula verso il basso, possiamo mettere a confronto i dati relativi a tutti i trimestri di tutti e 4 gli anni di ogni agente di vendita dell'azienda. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!